Diamo un'occhiata adesso alle impostazioni audio generali. Siccome vi sto spiegando da zero, è meglio che ritorni in modalità, diciamo, didascalica, nella quale sotto le opzioni ci sono le spiegazioni di dettaglio. Bene, ecco, in modalità non esperto le impostazioni audio generali sono minori che in modalità esperto. Passiamo quindi in modalità esperto e andiamo a spiegare questa sezione. La prima opzione è un'opzione da esperto, nella quale diciamo, è possibile selezionare lo stream delle notifiche che viene utilizzato, il canale audio delle notifiche che viene utilizzato. Di default viene utilizzato il canale Alarm, che è poi quello della sveglia. Vi consiglio di usare questo. Gli altri canali sono decisamente più problematici, nel senso che ha più conseguenze utilizzare gli altri. Dopodiché, se vogliamo che la vocalizzazione della nostra notifica non venga turbata dalla presenza di un audio nel frattempo, di una musica in riproduzione, eccetera, eccetera, quindi che la musica in riproduzione venga abbassata oppure addirittura interrotta, ecco, dobbiamo avere abilitato gestisci volume durante le notifiche. Ecco, è da abbinare con la modalità di gestione. Di default è audio focus, vuol dire che viene utilizzata la modalità di default di Android di gestione appunto delle concomitanze di riproduzioni audio. Poi c'è la modalità bassa e quella più fisica, quella che io usavo originalmente, nella quale abbassava la mia app abbassa fisicamente i volumi, ma può dare conseguenze perché certe volte può non sincronizzarsi con le modalità operative di Android, quindi vi consiglio Audio Focus. Nel caso addirittura vogliate poi interrompere il flusso audio quando arriva una notifica, potete utilizzare questo. Non funziona con tutte le app possibili, perché alcune app non rispettano, diciamo, gli standard Android. Comunque in generale sui podcast e sui flussi audio gestiti funziona molto bene. Io lascerò Audio Focus. Modifica il volume delle notifiche. Viene inteso che quando capiterà la notifica verrà gestita come da volume presente qui in alto, ecco questo qua, ecco. Nel caso che lo eliminiate verrà utilizzato l'ultimo volume che avete impostato a questo livello, quindi quello in questo caso del flusso Alarm. E come vedete non potete più modificare il volume delle notifiche. Ecco, impostare il ritardo è una funzionalità interessante, vi permette di impostare un ritardo in secondi rispetto a quando viene, diciamo, quando arriva la notifica. In genere è utilizzato con dei dispositivi Bluetooth che entrano con ritardo, ad esempio in autoradio ci sono dei tempi su certe autoradio magari un po' datate, ecco, ci sono dei tempi di reazione di connessione piuttosto alti e quindi magari mettere un paio di secondi di ritardo può essere utile. Infine il tono di avviso vi permette chiaramente di far precedere la notifica da un tono, da un motivetto. Ecco, in genere io uso il bongo e infatti se adesso è attiva possiamo... IAR disconnesso da Bluetooth. Ecco, avete sentito il tono che ha preceduto, diciamo, la notifica. Bene.